In questo episodio di Antichi Misteri, un tempio di 4000 anni fa, che contiene la scultura più antica delle Americhe. Oh mio Dio, è quella? In origine era un osservatorio astronomico. Le prove di una sapienza che potrebbe aver condotto alla creazione di uno dei più grandi misteri dell'antichità. Le linee di Nazca. Ma prima, la Sacra Sindone. Per i fedeli sarebbe l'impronta di sangue lasciata dal corpo di Gesù crocifisso. Gli scettici non sono d'accordo, ma non è ancora stato dimostrato come sia stata creata questa impressionante figura. Ora, alcuni scienziati stanno tentando di riprodurre questa immagine in laboratorio, per svelare come sia stata fatta e anche per comprendere il mistero della resurrezione di Cristo. Ah, qui! L'esperto di lingue antiche Mark Gaskin è arrivato nella capitale francese. Sta lavorando su una interessante teoria che potrebbe chiarire il mistero della Sacra Sindone. È il volto di Cristo o un falso ben realizzato? Anche osservando una riproduzione della Sacra Sindone si nota subito che è qualcosa di eccezionale e si capisce come mai tante persone abbiano dedicato gran parte della loro vita a studiare questa affascinante reliquia. L'autenticità della Sindone è sempre stata oggetto di accese polemiche. Quello che è certo è che si tratta dell'immagine di un uomo morto. Un uomo vittima di una morte brutale, che presenta cicatrici tipiche della tortura. La domanda che ci poniamo è la seguente: è veramente il sudario che copriva il corpo di Gesù di Nazareth nella sua tomba? La ricerca di Gaskin ha inizio all'Istituto di Ottica di Parigi, dove è stata fatta una scoperta controversa. Il team del dottor Pierre Chavel ha sottoposto la Sindone a complesse analisi ottiche. Per prima cosa abbiamo digitalizzato la fotografia originale. Poi abbiamo elaborato l'immagine per mezzo di operazioni matematiche e analisi statistiche, fino a ottenere questa immagine, la cui interpretazione è forse più semplice. Il team di scienziati ipotizza che la trama possa nascondere alcuni dettagli utili. Usa sofisticate tecnologie ottiche per penetrare all'interno del tessuto. Per mezzo di una accurata misurazione è possibile eliminare parte della struttura a lisca di pesce. Su questa immagine si può intravedere qualche lettera dell'alfabeto. Qui sembra esserci qualcosa in rilievo. I risultati rivelano forme e macchie scure sul sudario. Per la maggioranza degli scienziati si tratta di segni casuali, ma alcuni studiosi li hanno interpretati come lettere. Alcune latine, altre in greco antico. Secondo lei, sono semplici irregolarità nel tessuto del sudario o pensa davvero che si tratti di lettere? Possiamo ottenere dei risultati dall'analisi statistica condotta su un certo numero di immagini, ma non spetta a noi stabilire se questa sia una lettera o meno.
Gaskin è scettico. Ma se ci sono delle lettere, vuole sapere chi le ha realizzate, quando e cosa significano. L'iscrizione più lunga è quella che possiamo vedere qui, a destra del volto. Dice Nazarenus. Questa presunta parola greca potrebbe riferirsi a Nazareth, la città di Gesù Cristo. Poi c'è un'iscrizione qui, Iniece. Così almeno sembra, e potrebbe trattarsi di un'abbreviazione della condanna a morte. Letteralmente significa a morte. Le 4 lettere delle iscrizioni, I, B e R, potrebbero riferirsi all'imperatore Tiberio. Tiberio fu imperatore di Roma all'epoca della predicazione di Cristo e quando fu crocifisso. Tiberio, Nazareno e a morte. Mi chiedo, perché mai qualcuno dovrebbe scrivere sul sudario il nome dell'imperatore romano insieme al riferimento alla condanna a morte? Non lo so, avrei bisogno di indizi da altre fonti per capirlo. Gaskin a Parigi si ritrova in un vicolo cieco. Così decide di recarsi in Italia, a Roma. Se ci sono delle parole sulla sindone, vuole scoprire che cosa significano e chi le ha scritte. Qui, alla Basilica dei 12 Apostoli, incontra il teologo frate Peter Massengill. Quale senso potrebbe avere la presenza della parola Nazareno, secondo lei? Quale significato pensa che abbia? Nei Vangeli Gesù è spesso chiamato il Nazareno, e cioè un cittadino di Nazareth. I primi cristiani venivano chiamati Nazareni a causa di Gesù di Nazareth. Ma nel Medioevo tale termine era considerato blasfemo. Divenne un insulto. Nel Medioevo il termine aveva assunto una valenza talmente negativa che la Chiesa lo bollò come eretico. E a quel tempo un eretico poteva essere condannato a morte. La parola Nazareno potrebbe essere stata usata nel I secolo. Quale senso può avere la presenza del nome dell'imperatore e le parole che si riferiscono alla condanna a morte? A me sembra una cosa piuttosto appropriata per un certificato di morte, una sorta di notifica dell'evento della condanna e della morte. Da tale ipotesi si possono trarre speculazioni di carattere scientifico o spirituale. Chi potrebbe essere l'autore delle iscrizioni? Chi potrebbe averle eseguite? Suppongo che sia stata la persona incaricata di collocare la salma nella tomba a contrassegnare il sudario. Cristo fu crocifisso sotto la giurisdizione romana. L'idea di un certificato di morte è controversa. Per molti non è credibile che la vittima di una crocifissione possa essere stata seppellita con il sudario marchiato in questo modo. Il prossimo passo di Gaskin consiste nel tentare di capire come si eseguissero le sepolture nella Gerusalemme di 2000 anni fa, occupata dai Romani. Si rivolge all'archeologo Shimon Gibson a Gerusalemme. Sto studiando la teoria di alcuni ricercatori che ritengono di aver trovato delle iscrizioni sulla Sacra Sindone. Mi piacerebbe sapere che cosa ne pensa lei. È certamente possibile che i corpi avvolti nei sudari e portati nelle tombe venissero contrassegnati per poter essere identificati. Inoltre nella grotta veniva tracciato un segno con del carbone o una incisione. Insomma, probabilmente non ci si limitava a contrassegnare soltanto il sudario, ma si lasciava un segno anche nella tomba. Le viene in mente una tomba in cui sia presente un'iscrizione di questo tipo per identificare la salma?
Mi viene in mente una tomba in particolare, nei cui recessi sepolcrali sono presenti alcune iscrizioni. Penso che potremmo andare a dare un'occhiata. Sarebbe fantastico. Il professor Gibson ha scavato in alcuni dei siti più importanti della Terra Santa. Gibson pensa a una tomba che ha scoperto nel 2000. Una scoperta memorabile. In Terra Santa molte antiche tombe sono state saccheggiate. Quando Gibson si imbatté in questo angusto passaggio che lo condusse fino a una camera sepolcrale, scoprì al suo interno alcune tombe scavate nella roccia e molte ossa umane. Forse fu in una camera sepolcrale come questa che dopo la crocifissione venne portato il corpo martoriato di Cristo avvolto in un sudario funebre. Questa è una tomba di 2000 anni fa. Nelle pareti possiamo vedere dei recessi sepolcrali. Le salme venivano collocate in questi recessi. Al di sopra di questo recesso sepolcrale si possono notare dei segni criptici intagliati nella roccia ed evidenziati con il carbone. Questi potrebbero indicare il nome o l'identità della salma collocata qui dentro. In una tomba di questa stessa zona, al di sopra dei recessi sepolcrali, sono state rinvenute alcune lettere in ebraico. In altre sono stati trovati segni che potrebbero essere lettere dell'alfabeto greco. Dunque, sembra che alcune lettere criptiche venissero usate per indicare qualcosa. Gibson non può dare risposte. Non sono noti casi di iscrizioni in latino nei sepolcri del I secolo, ma ha scoperto alcune lettere greche. Tornato a Roma, Gaskin esamina le più recenti immagini della sindone. Se osserviamo l'iscrizione al di sopra della testa, vediamo due lettere greche. La lettera iota e questo è un sigma, una S, anche se a prima vista sembra una C. Si tratta di un'abbreviazione dei cosiddetti nomina sacra, i nomi sacri, un'usanza molto comune nei manoscritti greci. Negli antichi testi greci, spesso i nomi sacri erano abbreviati e consistevano di 2 o 3 lettere. Iota Sigma, IS, era un'abbreviazione greca di Gesù Cristo. Tale convenzione fu introdotta 100, 200 o 300 anni dopo la crocifissione di Cristo. Non sarebbe certamente stata un'abbreviazione riconoscibile all'epoca della crocifissione. Il nome di Gesù non era ancora tanto conosciuto da poter essere abbreviato in tal modo. Se le lettere greche esistono veramente, devono essere state vergate sul sudario molti anni dopo la morte di Cristo. Ma questo non significherebbe necessariamente che la sindone sia un falso. Il
problema per gli scettici è che nessuno finora è riuscito a produrre prove certe in grado di dimostrare come sia stata creata questa sorprendente immagine. Ma oggi ci sono scienziati decisi a svelare i metodi usati dal possibile falsario, riproducendo la sindone nei minimi dettagli all'interno di un laboratorio. Gaskin si è recato a Milano per incontrare Luigi Garlaschelli, professore di chimica organica presso l'Università di Pavia. Gaskin vuole esaminare la sindone creata dal professor Garlaschelli. Qui si possono vedere delle macchie di sangue. C'è un 3 rovesciato, una epsilon, e ci sono altre macchie di sangue sulla testa. È riuscito a imitare quasi perfettamente la sindone, fin nei minimi dettagli. Si possono vedere i capelli qui intorno. È una replica molto ben fatta. Mi fa vedere come l'avete realizzata? Sì, posso mostrarvi una riproduzione del volto. Ok. Ovviamente non l'intera sindone. Mi segua in laboratorio. La Sacra Sindone è da sempre oggetto di un acceso dibattito scientifico. Il più grande mistero è come sia stata creata la più famosa immagine del cristianesimo. Il professor Garlaschelli ipotizza che un falsario medievale abbia steso un pigmento su un modello coperto dal sudario per creare così l'immagine di un uomo. Sta tentando di dimostrare la propria teoria strofinando del pigmento su un bassorilievo che riproduce le fattezze della Sacra Sindone. Così facendo, automaticamente depositiamo maggiori quantità di pigmento sulle parti più in rilievo e minori quantità di pigmento sulle parti meno in rilievo, riproducendo un'immagine. Garlaschelli pensa che dal Medioevo il pigmento si sia gradualmente sbiadito, lasciando la spettrale immagine visibile oggi sul sudario. Per simulare tale processo di invecchiamento, il sudario viene inserito in un forno industriale. Garlaschelli è convinto che con il decomporsi del pigmento, tracce di impurità abbiano formato l'immagine sul sudario. Questo è il risultato finale. Con un singolo e semplice procedimento è possibile ottenere tutte le caratteristiche della sindone. Ma molti studiosi della Sacra Sindone, tra cui Gaskin, non sono convinti che Garlaschelli sia veramente riuscito a riprodurre tutte le caratteristiche dell'immagine. Gaskin è curioso di vedere i risultati ottenuti da un ingegnere meccanico che ritiene di essere riuscito a riprodurre meglio i particolari segni presenti sulla sindone. Il professor Giulio Fanti, dell'Università di Padova, tenta da 14 anni di svelare il mistero della sindone. Fanti rigetta la teoria secondo la quale l'immagine di Cristo sarebbe stata dipinta sul tessuto. Se prendiamo un filo del sudario e lo ingrandiamo di 300 o 400 volte, otteniamo questo. Ogni filo si compone di 100 fibre. Queste cannucce rappresentano la sezione di un singolo filo del sudario. Ogni singola cannuccia rappresenta una fibra. Si può osservare uno strano fenomeno. L'immagine di Cristo appare soltanto su alcune fibre, rappresentate dalle cannucce rosse. Le fibre centrali sono pulite. Se l'immagine fosse stata dipinta da un falsario, sostiene il professore, i residui chimici sarebbero certamente penetrati all'interno di ogni filo.
Fanti ritiene che l'approfondita analisi delle fibre escluda l'impiego di pitture per creare l'immagine e ha una spiegazione diversa. Dopo numerosi esami è giunto ad una sorprendente conclusione. Le particolarissime caratteristiche dell'immagine possono essere spiegate solamente da una scarica elettrica. Una scarica elettrica? Sì. È una teoria azzardata, ma il professor Fanti è ben lieto di esporla nei dettagli. Per riprodurre l'immagine del corpo della sindone su un piccolo pezzo di tela è possibile utilizzare una sfera al plasma. Fanti usa l'ingranaggio di un piccolo orologio per condurre l'elettricità. Collochiamo il pezzetto di tela sulla sfera al plasma. Quindi vi sovrapponiamo l'ingranaggio di orologio, una rotella di bronzo. Quindi un materiale isolante e un peso. Se l'energia della scarica elettrica causasse una reazione chimica, in teoria potrebbe imprimere dei segni sulla superficie del tessuto, agendo sulle cellule delle fibre esposte. Ora prendiamo il nostro pezzetto di stoffa. L'ingranaggio ha lasciato un'impronta riconoscibile, ma quanto è profonda la bruciatura? Nella parte mediana non si nota alcuna immagine. Fanti sostiene che, come nel caso della sindone, l'immagine si trovi esclusivamente sulla superficie delle fibre. Ma se la sindone fosse stata veramente creata con delle scariche elettriche, sorgerebbe un problema. L'uomo ha imparato a generare elettricità soltanto dopo il 1830. L'affermazione di Fanti conduce a una conclusione scioccante. Intende dire che l'elettricità sia stata in qualche modo emanata dal corpo? È molto strano che un corpo morto emetta una tale energia. Infatti. E credo sia altamente improbabile che possa essere successo. Mi sentirei di dire che per riprodurre questa immagine sarebbe necessario un miracolo. Un miracolo che, secondo le scritture, deve essersi verificato mentre Cristo giaceva nella tomba. Per i cristiani è il miracolo più grande di tutti. Il momento in cui Cristo risorse dalla morte per liberarsi dal suo sudario funebre. Il professor Fanti ha illustrato la propria teoria su un piccolo frammento di stoffa. Ora ritiene di poter eseguire il suo esperimento su scala più grande. Wow! Nel laboratorio di Fanti sono presenti strumenti ad altissimo voltaggio. Grazie a queste macchine può generare fino a 350.000 volt di elettricità, tanta quanta ne produce un fulmine. Per la sua dimostrazione ha fatto realizzare un modello raffigurante il corpo di Cristo. Esso sarà sottoposto a tutta la forza della scarica energetica. Puoi spegnere la luce, per favore? Il test ha inizio. 350.000 volt attraversano il modello. Questo procedimento proietterà un'immagine sul tessuto? Sì. Spero che piccole macchie risultino visibili sul tessuto. Ma non è facile ottenere un'immagine come quella della sindone. Troppa energia potrebbe bruciare la tela, troppo poca potrebbe non imprimervi alcun segno.
Ora possiamo vedere. Puoi accendere la luce, per favore? Grazie. Possiamo rimuovere il tessuto e dare un'occhiata? Sì. Il professore pensa che, se ci fossero dei segni, dovrebbero essere visibili sotto la luce ultravioletta. Ecco il segno di un braccio. C'è qualche altro segno visibile? Ci sono altri segni visibili sul tessuto? Ecco un'immagine. Vediamo delle macchie. Questa immagine è piuttosto simile a quella della Sindone. Ma l'immagine creata da Fanti non è tanto dettagliata quanto quella della Sacra Sindone. Altri scienziati, inoltre, affermano che una scarica elettrica dovrebbe creare effetti non riscontrabili sulla vera Sindone. Ma Fanti pensa che l'immagine sul sudario possa essere stata creata soltanto in un modo. L'energia deve essere stata emanata dallo stesso corpo. Un corpo che, secondo i cristiani, sarebbe risorto. E ancora oggi, nel XXI secolo, circondati come siamo da incredibili macchine, non siamo in grado di riprodurre un'immagine su un pezzo di stoffa che presenti tutte le caratteristiche della Sacra Sindone. Gaskin non è riuscito ancora a capire come l'immagine di un uomo si sia impressa sull'antico sudario, ma proprio per questa ragione si sente ancora più attratto da questo mistero. È un antico mistero che continua a eludere ogni nostro tentativo di svelarlo, ed è per questo che questa straordinaria reliquia continua ad affascinarmi. Il Tempio della Volpe. Il più antico tempio astronomico, nonché il primo osservatorio delle Americhe. La prova, forse, di una sapienza che potrebbe rappresentare la chiave per svelare uno dei più grandi misteri dell'antichità. Qual è il vero scopo delle linee di Nazca in Perù? La dottoressa Phyllis Pitluga è un'astronoma. Ha lavorato alla Adler Planetarium e al Museo dell'Astronomia di Chicago. Ha dedicato gran parte della sua vita a studiare i rapporti tra antiche culture e il cosmo. È andata in Perù per incontrare l'archeologo Robert Benfar dell'Università del Missouri. Il professor Benfar ha fatto una scoperta importante. Vorrei conoscere la sua opinione su una scoperta che abbiamo fatto e che certamente le interesserà. Riteniamo di aver trovato un tempio che pensiamo risalga a 4200 anni fa. Sta scherzando? Pensiamo che avesse una funzione astronomica. Se fosse vero, sarebbe il tempio astronomico più antico delle Americhe. Sì, ne sono convinto. Il tempio di per sé è spettacolare. Benfar e la Pitluga percorrono i 50 chilometri che separano Lima dal sito del tempio a Buena Vista, nella valle di Chillón. Secondo il dottor Benfar, stanno viaggiando fra i resti di un'antica civiltà andina risalente al 2200 a.C. Le sue scoperte rivelano che era più avanzata di quanto si immagini. Sembrano cumuli di pietre. Ma non sono semplici cumuli, si tratta di un crollo architettonico. È una struttura. Ok. Dopo 2 anni di scavi, Benfar ha trovato qualcosa.
Templi cerimoniali eretti 2000 anni prima della creazione delle linee di Nazca. Ne mostra uno in particolare alla Pitluga. Siamo riusciti a conservarlo, coprendolo per proteggerlo. Lo abbiamo coperto con delle stuoie di paglia per favorire l'aerazione. I membri del team di Benfer sono stati i primi umani a entrare in questa stanza dopo 3500 anni. Oh mio Dio, è quello? Non ho mai visto niente di simile. Questo impressionante volto, realizzato oltre 4000 anni fa, è la scultura più antica mai scoperta nelle Americhe. Ma questo strano volto aveva una funzione? E se sì, che cosa potrebbe significare la sua straordinaria espressione? Sulle prime abbiamo pensato, probabilmente è triste. Poi abbiamo inviato alcune fotografie a 2 psicologi esperti nello studio delle espressioni facciali, che lavorano presso 2 università diverse. Ed entrambi ci hanno detto, oh no, si tratta certamente di un'espressione di minaccia. Perciò l'abbiamo chiamato il disco minaccioso. Il fatto che questo volto abbia un'espressione corrucciata è coerente con la mitologia andina. Quando il sole tramonta, ha luogo una lotta tra il bene e il male, tra il noto e l'ignoto, tra il maschile e il femminile. Una lotta cosmica. Benfer ha studiato i miti e le leggende delle Ande e ha esaminato i registri astronomici della regione. I suoi sforzi hanno portato a una scoperta sensazionale. Il volto si trovava all'interno di un corridoio, qui. Nel giorno del solstizio d'estate, il 21 dicembre, i raggi del sole entravano in quel corridoio e illuminavano il volto. All'alba del solstizio d'estate nell'emisfero meridionale, i raggi del sole si spostavano gradualmente all'interno del tempio, entravano nella sala e illuminavano il volto corrucciato, inondandolo di luce. Questa scoperta, insieme alla posizione di altri elementi del sito, ha condotto il professor Benfer a una sorprendente conclusione. Credo che questo sia lo strumento astronomico più antico delle Americhe. Ed è convinto che un altro dei templi fosse dedicato a un animale. Lo abbiamo chiamato il Tempio della Volpe perché abbiamo trovato l'immagine di questo animale. Si trovava all'uscita ed era visibile soprattutto a chi usciva dal tempio. La posizione di rilievo in un edificio tanto significativo suggerisce che la volpe era un animale molto importante per questa civiltà. Un po' di buche. Benfer vuole mostrare alla Pitluga una serie di colline artificiali. Sono state realizzate dall'uomo. Non sono collinette piatte. Hanno la forma del corpo di un animale. Ma vedere la forma di questo animale non è affatto semplice. È necessario osservarla dall'alto. Così Benfer si affida a uno specialista che utilizza telecamere sospese a stabilizzazione giroscopica. L'agricoltura e l'industria hanno radicalmente trasformato questo paesaggio negli ultimi 4000 anni. Ma Benfer non si scoraggia. È convinto che le fotografie riveleranno da qualche parte su questo territorio l'immagine di un enorme uccello predatore. Bob sostiene che c'è un gigantesco condor qui, di fronte a me. Questa è la coda.
Penso che dovrò vedere le foto scattate dal cielo per convincermene. Allora, com'è andata? L'aquilone è arrivato a una quota elevata. Quello che Nathan ha filmato è questa immagine di un condor. Questo è il becco, questa è la testa, con l'occhio chiaramente visibile. Ecco le ali e questa è la coda. Noi siamo esattamente qui. Ecco, questa è la pancia. Una parte della figura è stata cancellata dalla strada, ma è comunque possibile distinguerla. Sì, certamente. L'antica raffigurazione di un condor si poteva presentare così. Vorrei farti una domanda. In che direzione è puntata la figura? In quale direzione è puntato il becco? È puntato verso la Via Lattea. Wow! Il gigantesco condor può essere visto soltanto dall'alto e punta verso la Via Lattea. Questa scoperta potrebbe rafforzare una teoria alla quale la Pitluga lavora da oltre 20 anni. Una teoria riguardante una scoperta visibile chiaramente dal cielo, ma non nella valle di Chillon, bensì su un altopiano desertico a sud di Lima e si estende su un'area di 500 km². Una scoperta fatta soltanto quando i primi aerei di linea sorvolarono questa regione negli anni '20. Le linee di Nazca. Un grande complesso di elaborate figure geometriche, linee, immagini di piante, animali e strane creature antropomorfe. Gli studiosi ritengono che si trattasse di aree rituali, ma la Pitluga pensa che la funzione di queste figure fosse un'altra. Mi chiedo che cosa avessero in mente i Nazca quando realizzarono questo complesso 2000 anni fa. Come l'immagine del condor di Benfar, anche le linee di Nazca possono essere viste chiaramente soltanto dall'alto. È possibile che ci sia un collegamento? Ho notato che le figure non sembrano essere collocate a caso sul territorio desertico. Mi sembra di ravvisare un certo ordine. Quello che incuriosisce la Pitluga, che è un'astronoma, è la possibilità che le linee di Nazca siano collegate alla posizione delle costellazioni. Potrebbero essere delle preghiere o dei messaggi rivolti a particolari punti del cielo. La cosa più evidente nel limpido cielo notturno del Perù meridionale è una fascia di luce biancastra, la Via Lattea. La Pitluga ipotizza che i Nazca vedessero delle forme nelle aree più scure della Via Lattea, forme che tentarono di riprodurre sulla Terra. Per tutta la vita ho sempre guardato il cielo, giocando a collegare le stelle tra loro per creare immagini. Così improvvisamente mi sono resa conto che anche loro vedevano figure di piante e animali nelle aree più scure della Via Lattea. A differenza degli antichi greci e degli egizi, che fondavano la loro conoscenza del cosmo sulla disposizione delle stelle, gli antichi popoli del Perù studiavano le forme delle aree buie tra i corpi celesti. Sebbene tutti non concordino, la teoria della Pitluga è che le linee di Nazca rappresentino immagini allo specchio di quello che i loro creatori vedevano nel cielo notturno. Quando ho collegato tutte le figure ad altrettante aree buie della Via Lattea, mi sono resa conto che avevo davanti a me una serie di immagini disposte da un capo all'altro della fascia. Le figure tracciate sul suolo corrispondevano perfettamente alle aree buie della Via Lattea. In alcuni giorni dell'anno,
Le linee che attraversano una determinata figura tracciata sul terreno puntano direttamente verso una figura corrispondente nella Via Lattea, come se l'immagine realizzata sulla Terra fosse il suo riflesso. Il lavoro di Robert Benfar al Tempio della Volpe potrebbe contribuire alla teoria della Pitluga, secondo la quale le linee di Nazca sarebbero una mappa astronomica della Via Lattea. Benfar è convinto che anche la civiltà della valle di Chillon intendesse creare una mappa della Via Lattea, ma 2000 anni prima dei Nazca. E pensa che la volpe scolpita nel tempio sia da collegarsi a una determinata area della Via Lattea, la costellazione della Volpe Andina. Tornando indietro nel tempo e a come appariva il cielo all'epoca, il 21 di dicembre, gli occhi della costellazione della Volpe Andina facevano capolino da dietro quella catena montuosa. Nel giorno in cui i raggi del sole illuminavano il volto minaccioso, il 21 dicembre, il cielo mostrava gli occhi della volpe, rappresentati da due stelle molto brillanti e vicine fra loro. Il dottor Benfar ha calcolato che 3 mesi dopo la volpe appariva per la seconda volta in un punto diverso del cielo. Il 21 di marzo, in corrispondenza dell'equinozio, dopo il tramonto, in quella direzione era visibile l'intera volpe. La Pitluga vuole scoprire che significato avessero le date del 21 dicembre e 21 marzo per questa civiltà andina. L'archeologo Bernardino Ojeda ha trovato un collegamento. Questo profilo non indica un anno normale. Questo grafico rappresenta le precipitazioni annue medie sui monti delle Ande. Inizia da maggio e il picco delle precipitazioni va da febbraio a marzo. Raggiungiamo la fine del ciclo annuale nel mese di dicembre. 4.000 anni fa esso era rappresentato dal solstizio d'estate, il 21 dicembre. Le date corrispondono con il ciclo vitale dell'acqua nella valle di Chillon. In questa regione, prevalentemente arida, poter prevedere accuratamente l'arrivo dell'acqua dalla cima delle montagne poteva fare la differenza fra la vita e la morte. Il 21 marzo non c'era più acqua. Dunque, se gli ortaggi non erano stati piantati con successo entro quella data, era necessario trovare mezzi di sostentamento alternativi. Per quella antica civiltà, la sopravvivenza in un ambiente tanto ostile dipendeva dalla comprensione dei cicli meteorologici annuali, collegati allo studio dell'astronomia. Quando gli occhi della volpe spuntavano dalle montagne, i pescatori sapevano che presto avrebbero avuto un'ottima pesca e che non si sarebbero verificate inondazioni né siccità. Ma per quegli uomini, le condizioni meteorologiche non seguivano semplicemente uno schema annuale regolare. Ritenevano che il clima fosse controllato da esseri mitologici nel cielo. La dottoressa Pitluga si chiede ora se le avanzate conoscenze astronomiche sviluppatesi 4.000 anni fa nel Tempio della Volpe abbiano ispirato quel popolo che realizzò 2.000 anni dopo le linee di Nazca. Sebbene molti studiosi la pensino diversamente, lei non ha dubbi circa la ragione che spinse i Nazca a creare i loro disegni nel deserto. Quel popolo voleva realizzare un osservatorio puntato verso la Via Lattea per determinare il calendario, che è alla base dell'astronomia in tutte le culture. I greci e gli egizi studiavano le stelle, ma gli antichi popoli andini si concentravano sugli spazi bui tra esse. Gli dei delle stelle del Perù si trovavano lì.